Vado a prendere una roba, ti ricordi quel pacco che ti dicevo tu mi che dissi, esatto, poi non mi ricordo. ce l'ho da un vai, po' di vai, tempo vai. che devo darti. Io aspetto qua, ragazzi, nel frattempo rispondo a un paio di DM e via. Ah, ma oddio, ma questo è un quadro? Super ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di YouTube. Sono qua in compagnia con Super Joe Travaldo. Dopo la seconda volta che ci proviamo a metterci d'accordo, ce l'abbiamo fatta. Voglio partire, allora non voglio farti la solita domanda perché so che tu la odi, quella chi sei, cosa fai nella vita, però Joe è una persona, è un imprenditore, fa questa attività ormai da più di 7 anni, esatto. E so che è una domanda scomoda, quindi non voglio partire con questa cosa qua, però voglio farti una domanda che è: perché hai iniziato a fare quello che stai facendo adesso? Certo. Sono curioso di sapere qual è stato il tuo motivo principale del perché. Certo, perché ho iniziato, perché mi sono messo. Intanto è bello sapere che dove sono oggi e le cose che poi oggi mi frullano in testa sono comunque diverse da quelle che mi aspettavo mi sarebbero frullate. Nel senso che oggi vivo delle cose, faccio delle cose che 7 anni fa non avrei detto che avrei fatto, quindi anche se questo può essere d'aiuto alla gente che spesso dice devo già vedere tutta la strada prima di iniziare, in realtà no, nel senso io ho iniziato perché all'epoca ero una persona abbastanza intelligente, diciamo così, cioè sapevo il mio valore dentro, però ero infelice, nel senso che non avevo sbocchi, non avevo modalità di realizzarmi, no? E quindi credevo che io non fossi la persona giusta, come sempre, no? Quando poi ho trovato il mondo del digital, sono partito dal network marketing, io come sai, cazzo, per me è stato una rivelazione, cioè wow, cioè qui posso realmente essere me stesso, non so come dire, cioè non devo andare in un posto in cui non mi piace, studiare cose che non mi piacciono, era come se fosse fatto per me, perché alla fine io pensavo, e questo anche nell'arco del tempo me ne sono reso conto, cioè io mi ricordo, facevo network all'inizio ed era tipo un wow, ma questo business ti paga per far crescere le persone, per divertirti con loro, per farli crescere, per crescere tu, per imparare, per aiutare. Era un sogno. Sì. Cioè io ancora oggi faccio le presentazioni e mi chiudo. Cioè a un certo punto dico ragazzi posso riscrivermi io? Cioè perché ogni tanto... E ti sei mai fatta questa domanda? Io me la sono fatta tipo magari qualche ragazzo che dice ma perché non riesco a iscrivere partire? Faccio, ma tu ti iscriveresti con te stesso? Certo. E io tipo guardando io 5 anni che lo faccio, se ripenso a me di 5 anni fa dico per quello che non iscrivo nessuno, perché nemmeno io mi sarei iscritto col... E poi è sempre così, cioè la gente si accorge dopo del fatto che se prima non faceva risultati era perché lei o lui non erano, diciamo, pronti, non erano persone di un certo tipo, no? Esatto. Perché quando sei dentro il problema e sei parte del problema non ti rendi conto dove è il problema. E poi ci guardiamo allo specchio, mesi dopo, anni dopo, e diciamo, minchia, è ovvio che all'epoca... E lì è importante, secondo me, proprio una persona che esterno, che io sono uno di quelli che gli piace proprio sia ricevere sberle in faccia se c'è qualcosa dare. che... Esatto, ma anche darle, perché so che magari non è piacevole all'altra parte della persona, però dico, so che è la cosa giusta. E tanti dicono, mi capita, non so se anche te capita, magari quando c'è una persona che vedi che ha un problema e c'è un suo amico che vuole aiutarlo, però lui dall'esterno ha visto qual è il problema, ma perché dice io gli voglio bene, non voglio ferirlo dicendogli la verità. E dico, ma scusa vecchio, se è proprio tuo amico... Cioè, dovresti dirgli la verità molto di più. Hai capito? Infatti qua secondo me sta molto al tipo di relazione che tra amici si ha, nel senso che uno deve un po' mettersi di carta e penna e dire quali sono le caratteristiche che per me ha un amico, qual è il mood che le mie amicizie voglio che abbiano, qual è la cultura, no? Poi si riversa anche il discorso di team, anche chi lavora con aziende, io lavoro con aziende a livello consulenziale dove mi dicono c'è un problema all'interno dell'organizzazione, che sono real estate agents magari, no? C'è gente che fa real estate e tu vai a vedere che poi dentro il problema sono gli esseri umani, c'è la cultura, cioè c'è quello lì che odia quello però non ci parla, quello lì che gli sta sul cazzo quella cosa lì e non gliela dice, e poi alla fine questi qua sono tipo semi che tu metti dentro e piano piano crescono, no? Quindi io come filosofia tra le persone che reputo mie amiche c'è la filosofia del kill the monster when it's a baby, cioè uccidi il mostro quando è bambino. C'è un problema con te, grande così, subito, te lo dico, questa è la mia modalità di essere tuo amico, risolvere il problema e dirti quello che penso e non fare in modo che viviamo la vita sotto forma di assunzioni. Assumo che a Luca quella cosa lì, allora io lui siccome assumo faccio così, poi però Bruno pensa che... Sì, perché poi se hai un problema e questo problema continua a portarlo avanti diventa un'abitudine, un tuo modo di fare, e cambiare un'abitudine poi diventa molto più difficile. Diventa quasi parte di te, una maschera quasi che metti. Io penso che, allora mi comporto così, comportandomi così, lui pensa che, e poi allora siccome lui pensa... Finito.
E poi vivi non so, vivi come la gente vive secondo me in questa bolla, in questo filtro impolverato con la catarata, cioè in una realtà offuscata, no? Perché? Perché la gente si mente a se stessa, quindi tende a mentire agli altri, siccome mente a se stessa accetta che gli altri mentano loro stessi e un po' anche a te, e quindi in una realtà ovattata. E secondo te è una casualità che così tante persone la vedono in questo modo, con sta realtà ovattata che... No, purtroppo. Secondo te dov'è che parte tutto? Più magari dai genitori, piuttosto che magari dal sistema scolastico, piuttosto che dai mass media? Non voglio fare quello che sa la risposta, però sicuramente, non lo so, forse sembra più facile mentire che dire la verità, perché è lo stesso principio del breve termine, no? Sai, probabilmente è più semplice, ha impatto pensare a breve termine che a lungo termine, ti rende più felice forse dire quella mezza cagata perché sembra che te la scampi, puoi non affrontare una certa paura dicendoti una mezza. Però alla fine i nodi vengono al pettine, quindi... È il tempo, i nodi vengono al pettine, è bello sia nei confronti di te stesso che nei confronti del mondo, delle altre persone, ed è questa una cosa straordinaria, cioè io apprezzo il valore del tempo, cioè per me il tempo è bello, mi piace proprio tanto, nel senso ho quasi malinconia dei 10 minuti passati fa, ho malinconia di quando ci siamo salutati sotto casa, ho già malinconia di questo podcast quando uscire, cioè vivo un po' così, no? D'altra parte allora lo apprezzo perché so che il tempo poi, a parte che cura un sacco di cose, rivela le persone, il tempo ha un valore. Se tu sei una persona che, come dire, non so, emetti vibrazioni di un certo tipo, il tempo te le fa tornare indietro in maniera... Ti capita ancora che qualcuno ti faccia perdere del tempo? Sì, perché io mi ricordo tante volte magari anche tipo un appuntamento così, piuttosto che una chiamata, piuttosto che un impegno, magari all'inizio considerandoti magari 7 anni fa quando sei partito, che comunque sai anche te che dici sempre mamma mia che brutto che nelle foto come ero messo, dici lì ci sta che magari qualcuno mi aveva portato il giusto rispetto, il giusto valore. Al giorno d'oggi magari ti capita ancora, e se ti capita, com'è che ti comporti in situazioni del genere? Non capita tanto in realtà, anzi direi veramente, devo pensare, ma probabilmente capiterà, però non capita tanto. Se capita io sempre con rispetto e attenzione, buona modalità, lo dico e vado avanti. Super. Cioè, sì. Ad oggi non fanno parte di me cose come sai, non so, te la faccio pagare o mi arrabbio, o ci rimango male, anche perché dicono che il perdono è la più alta vibrazione che puoi avere, quindi se riesci se impari a perdonare è tanta roba. Sì. No, oggi il tempo io non lo perdo. Sì. Infatti ne parlavo ieri con un mio amico qua a Milano, gli dicevo io ad oggi non inizio neanche cose che so che non mi portano a cose importanti, diciamo da qua ai prossimi 2, 3, 4, 5 anni, cioè neanche le inizio, cioè proprio tipo il mio ragionamento, tu mi proponi una cosa è questa cosa da qua a 5 anni è utile per me? No, ciao, anche potrebbe essere bellissima, la cosa più divertente e allineata? No, ciao, proprio il filtro. E secondo te, dato che ci sono alcuni detti, no, la 25esima ora, secondo te c'è un modo per... Allora, il tempo dicono che non si può comprare, però secondo me con i soldi puoi velocizzare certe cose, no? Puoi avere dei vantaggi, ottimizzare del tempo, magari delegare dei lavori, quindi avere più tempo. Cosa ne pensi di questa cosa? Tu quanto deleghi magari la tua attività? Tanto, bro. Io comunque posso essere la certificazione del fatto che dopo magari capiamo bene un po' cosa fai, quali sono tutti i tuoi rami. In realtà è semplice, guarda, io sono partito dal network marketing 7 anni fa. La seconda cosa che faccio sono eventi, quindi organizzazioni terze, aziende terze, mi chiamano in Slovacchia, parto il 7 di giugno per la Slovacchia, vado lì a un evento 4.000 persone, sono stato in India, sono andato a Monaco, insomma giro a fare eventi, quindi poi il terzo cosa sono le consulenze, una consulenza a persone metà internazionali e metà italiane. Quando si parla di network marketing sono internazionali, quando si parla di diciamo aziende tradizionali, tipo ieri avevo scritto questa signora mi scrive su Instagram e mi dice, e questo è il classico tipo di persone diciamo che con cui vado a lavorare a livello di, mi scrive ciao, buon pomeriggio, la contatto per sapere se ci fosse la possibilità, disponibilità, un intervento motivazionale, un paio di ore, il 6 giugno in provincia di Frosinone, 3 aziende, super, non posso dire, però così. Aziende, no? Immagino, ma mettiamola così. Formazione per quanto riguarda i venditori, dipendenti? I venditori, l'azienda, oppure sono i proprietari che mi dicono io non riesco a fare più soldi, oppure il processo di vendita secondo me è sbagliato, oppure ho un problema in azienda a livello umano. Oppure la quarta cosa che faccio sono le consulenze private, quindi con persone che si aprono
come noi sappiamo che è difficile aprirsi, perché comunque non ti apri con il primo che capita, non ti apri con una persona che lavora con te, certo. non ti devi aprire con qualcuno che sai che è esterno, che sai che comunque che non dice, che come dire, insomma, firma di un contratto, anche insomma, che si fa i cazzi suoi, e allora tu lì puoi esprimerti, aprirti, no? Ed è molto interessante questo. Sì, comunque scopri tante cose che secondo me magari non ti sono ancora capitate, ma che potrebbero capitarti. Sì. Però ti faccio... E poi sto pensando che faccio altro. Poi la parte investire, così va bene. No, per adesso questo. Mobiliare qualcosa? Sì, ho fatto un po' di flipping, però dire che la mia attività no. Cioè farò 3 operazioni all'anno. Ho fatto a Dubai? Anni. No, in Italia. In Italia. Così. Poi diciamo a Dubai non ho ancora fatto per dire niente, una casa a Dubai, in affitto, in Airbnb, però non posso dire sì, faccio Airbnb o faccio immobiliare, perché fare è un altro discorso. Certo. Poi adesso sto lanciando la Sales Life University. Sì, visto, sono iscritto. Ma ti faccio una domanda, visto che una volta in un video su YouTube dissi io voglio diventare il king del networking, no? Quanto è importante per te, immagino, le relazioni, ma soprattutto come fai a raggiungere certe persone? Cioè, dico, certe persone magari che sai che fanno più di te, hanno più di te, che ti possono aiutare. Certo. Sì, io credo che ad oggi si stia un po' evolvendo questo fattore del networking, cioè il fatto di conoscere persone, no? Perché ancora oggi in realtà vedo persone un po' chiuse, che dicono non ci guadagno a parlare con te, quindi non parlo con te. Oppure, non lo so, questa persona ad oggi non mi porterebbe un beneficio, ma non solo economico, in generale non mi porterebbe un beneficio, quindi ci sono un po' disattento. Io in realtà ho capito che veramente, siccome sono da 7 anni che bazzico in questo mondo in maniera aggressiva, che cazzo, tutte le persone in un modo o nell'altro, se semini bene, se rimani in contatto, qualcosa generano. Perché o parlano bene di te, o c'è un discorso reputazionale, o c'è un discorso che questa persona oggi che non ti sembra nessuno, in realtà tra 5 anni è un campione. E quindi sono un ottimo asset, secondo me, le persone, anzi sono l'asset, il miglior asset. Il miglior asset. Sì. Questa è la prima cosa, no? Cioè il fatto che ad oggi io vedo questo shift, anche se è parziale ancora, sul fatto che la gente come noi, poi di fondo, a prescindere da interessi, a prescindere da cose, dicono che io non devo conoscere una persona che mi può dare un punto di vista diverso, che tra 10 anni apriamo un ristorante insieme, o che comunque in generale, ecco, seminare bene in giro per il mondo. Il come fare a conoscere un certo tipo di persone, non ti posso negare che sia successo da quando ho guadagnato molto di più, e la seconda cosa da quando ho avuto un profilo Instagram importante, e la terza cosa quando non mi sentivo così lontano da loro. Cioè non era tipo, posso, ti prego, incontrarti, ma era avere l'attitudine giusta a farti essere di più di quello che magari sei. Sì, e poi anche essere, perché comunque le persone di un certo livello ti annusano lontano 1 chilometro. Cioè io oggi riguardo le mie vecchie foto del profilo su Insta e dico, mamma mia. Tu le lasciate tutte anche no, te? No, ne ho archiviate veramente tante. Io le lascio tutte perché poi magari la gente ti conosce adesso o ci conosce adesso e dicono è nato così. No, sti cazzi, cioè, capito? Quindi io voglio che la gente poi va giù in fondo e vede da dove sono partito. Le foto senza barba, pettinato in modo diverso. Quindi le guardo e dico comunque, sti cazzi, cioè se una persona così mi scrivesse oggi, in 10 secondi le faccio uno scanner e dico no. Oppure scanner e dico sì, perché vedo nonostante le foto che ci metti atteggiamento, le caption sono scritte bene. Chiaro. Quindi diciamo che bisogna sapere di essere e sapere che se la persona di turno ti incontra, comunque puoi dare un reale scambio di valore. Certo. Che comunque se tu prendi solo è complicato. Sì. E secondo te dov'è che hai fatto le migliori conoscenze con persone? Qua in Italia? All'estero? All'estero. Sì. Anche perché all'estero gli italiani sono visti stra bene. Però tipo che raccomandazione daresti a chi dice va bene Gio, io vorrei viaggiare all'estero ma non ho i soldi per farlo, non ho il tempo e soprattutto all'estero non parlo l'inglese o lo spagnolo. Curati. Ti direi sì. No, ti direi nel senso, quanti anni hai? 29, 31, 18, ok? Mettiti l'anima in pace, nel senso, inizia a capire che se questa è una cosa che tu pensi perché vuoi che faccia parte della tua visione, capisci che è importante, datti tempo e studia. Cioè non hai soldi, a parte che viaggiare con soldi non è tanto vero che servono i soldi. Cioè se uno vuole andare in Spagna, prende Flixbus, penso che 100 euro neanche sia a Madrid. Sì, esatto. Quindi non è una questione di soldi, è una questione sicuramente di lingua e di tempo, dipende uno che lavoro fa, però
Però io ho notato una cosa, che io sono uno di quelli che te l'ho chiesto apposta, perché con l'inglese e lo spagnolo ancora me la devo lavorarci su. Però ho visto Come che, si fa, dici? ho visto che ho imparato molto di più proprio dicendo devo uscire dalla mia zona di comfort. Cioè, sicuramente fin quando sto qua, che parlo in italiano con tutti i miei amici, è praticamente impossibile impararlo. Quando ti trovi da solo in un posto dove tu sei, diciamo, la pecora nera perché sei l'unico che parla quella lingua, ti adatti di conseguenza all'ambiente in cui ti trovi. Io ti dico, qua ci sono approcci. C'è chi parte dalla grammatica a casa sua, in Italia, lì in cameretta, in studio. C'è chi invece dice no, io ho già un po' le basi perché le ho dalle superiori, mi butto in un altro stato e vivo lì per 6 mesi. Dipende, io personalmente mi metto lì col libro di grammatica, studio le basi, con lo spagnolo ho fatto così, è bene però, cioè la mia mente ha preso una decisione, imparo lo spagnolo, punto bro. Io mi ricordo, ho iniziato spagnolo a gennaio del 2021, sono 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. E ho fatto il primo anno da solo, cioè tipo io, libro di grammatica, telefono in spagnolo e ossessione, cioè tipo, come si dice questo? Lo Sillon. Come si dice quello? Siglia. Come si dice quello? Messa, corretto. Come si dice quello? Capito? Dico, me ne segno, bro. Quindi era tipo un'ossessione, mi ricordo, al ristorante, come si dice tovagliolo. E lo cercavo, traduttore cercavo. Quindi diciamo è collegare la mente a dire, come sempre, sai, no? Quando poi vuoi una cosa, la tua mente in qualche modo te la fa sempre abituarti vedere, già no? a vivere quell'ambiente, magari parlando già quella lingua, anche se... E poi trovavo le cose e gli dicevo, ehi bro, mi passa sta siglia, per favore? E tu che è? Scusami, passi la sedia. Mi abituavo a usarla nella quotidianità, anche se la gente non capiva. Tu mi dicevi una cagata e io, non me jodas, come dire, non che cazzo dici? E tu dicevi, che? No, capisci? E quanto tempo ci dedicavi al giorno per farlo? Cioè, nel senso... A livello psicologico ti dico che al giorno 1 ora. 1 ora? Psicologico. Poi in realtà a livello pratico magari impiegavo, sì dai, dipende, 7 ore a settimana, però le facevo una cosa all'altra, 1 ora al giorno di media, sì. Ti direi forse, dai, 1 ora e mezza psicologica totale, nel senso mezz'ora psicologica e 1 ora pratica. E poi da 1 anno ho fatto lezioni, quindi ho pagato la prof, però l'ho pagata già con le basi. Perché non volevo... Però tipo io prima ti stavo dicendo, no, che io ho preso una prof one to one proprio per andare a... Cioè io dicevo questo è quello di cui ho bisogno, ma vedevo che era classico metodo scolastico, che vedevo che non mi portava poi effettivamente a un nulla. Infatti poi ho detto, senti, guarda, lasciamo stare perché non è quello, sto pagando un sacco ma non è quello che... Cioè, io dico sempre, se i professori fossero pagati per i risultati che facessero ottenere, network marketing, network. A parte che la maggior parte delle persone purtroppo non ci sarebbero neanche. Però dico, come sarebbe il mondo se tanti alunni, tante persone, tanti studenti fossero educati così, o aiutati in questo modo. Ed è una cosa molto italiana l'ignoranza sull'inglese, perché se tu vai in Austria, se tu vai in Svizzera, se tu vai in Germania, minchia lo parlano tutti. È come proprio nella cultura. Vai in Spagna, disastro. In Francia, disastro. Cazzo, io dico, è importante. Cioè, per chi ascolta questo podcast e vuole fare il cazzo di level up, serve l'inglese. Sì. O lo spagnolo almeno, però... Poi io, sai cosa? Quando andavo a scuola, ti dico, quando c'era la professoressa di inglese o di spagnolo, dicevo, ma che cazzo mi serve? Cioè, non capivo il perché. Certo. Poi ho iniziato a fare l'attività, ho detto, ok, voglio pensare più in grande. Pensare più in grande, non posso avere un business nazionale, devo averlo al di fuori. E qua subentra è fondamentale poi imparare l'inglese. Sì. Certo. Tu ti occupi, la tua attività principale tuttora è il network? Sì, diciamo che un buon 50-60% del mio tempo va lì. Ok, super. E allora voglio farti una domanda. Qual è la cosa più brutta che ti è successa nel network e qual è la cosa invece più bella che ti è successa nel network? O magari la situazione non più brutta ma più strana che ti è capitata nell'attività di network? La più brutta e strana è stata che io, dopo che ho iniziato network nel 2016, e sottolineo che ancora oggi, nel senso, per me il mio focus non è più, tra virgolette, fare network come si fa all'inizio, ma è creare figure, cioè creare leader, insegnare alle persone, no? Perché poi è lo stesso lavoro che faccio poi a livello di consulenze, però per me creare un essere umano, bro, è una droga. Cioè io vedere una persona che parte da qui, vederci il talento, svilupparla, aiutarla nei momenti critici. Guarda, ieri parlavo con un ragazzo del team qua a Milano che è stato lasciato e sono quelle pugnalate al cuore devastanti, lui è super forte e la mia conversazione è stata su questo tema, no? Sul tema uomo-donna, relazione, no?
E comunque la tua domanda era... qual è stata la cosa più strana che ti è successa? Io ho iniziato a Network nel 2016, nel gennaio 2017, quindi dopo 4 mesi, scopro che il piano compensi dell'azienda con cui lavoravo pagava, tipo immaginati, 1/6 di quanto credevo che pagasse. Quindi ho fatto 4 mesi dicendo a tutti quello, e infatti eravamo cresciuti, e dopo 4 mesi non mi arriva il pagamento che in realtà pensavo da piano compensi. Dico, ma come è possibile? Scrivo all'azienda e mi ricordo e faccio, ma non è che vi siete sbagliati, sai, no? E mi fanno, no, signor Travaldo. Però mi ricordo, sono uscito di casa piangendo, ho fatto una riunione. Sì, perché poi ci metti anche la faccia con le persone lì. Esatto. È la cosa, cioè, se fosse solo per te, che coinvolgi solo te, frega un cazzo. Quando ci sono le persone in mezzo è stato un trauma, bro. Ho fatto riunione, mi ricordo, e ha mollato metà team. L'altro metà della metà rimasta praticamente è rimasta, ma ha smesso di crederci. E le altre persone che sono ancora come oggi. Super. E invece la cosa che ti ha dato più soddisfazione, più felicità? Difficile da dire perché sono così tante. Sì, però la cosa più ti direi probabilmente le connections, sul serio. Cioè il fatto di avere, perché questo lo vedo in tante persone che non fanno network, che fanno magari altri business online, che la diversità grossa è che nel network tu fai una marea di conoscenze. Cioè conosci gente internazionale, upline, crossline, viaggi, incontri, parli, altre culture. In altri business magari fai sempre soldi, cioè ci mancherebbe, però questa parte umana manca tanto. Ma perché qua poi c'è un incentivo nel io ti aiuto, ok che guadagno, ma per questo che sono incentivato ad aiutare. Questo doppio interesse. Là fuori, bello. Questo secondo me è proprio quello che ti spinge poi a far conoscenze e a essere anche disposto a dedicare una parte del tuo tempo per aiutare certe persone. Vero. Prima dicevi che ti hanno lasciato quando hai detto che il piano compensi era cambiato. No, più che era cambiato non avevo capito. Che non avevi capito, esatto. Su pagina di proprio la stupidità. Come hai reagito lì con le persone che sono andate via e hai detto va bene, ho sofferto un po'. Provo a riportarle nella barca o... No. Sì, sai che ci provi, però ho avuto sempre la mentalità dell'abbondanza, devo ammettere. Cioè nel senso, essendo partito nel 2016, dove comunque veramente credevo che il network non fosse proprio minimamente conosciuto, quando comunque in realtà anche all'epoca era conosciuto, non come oggi, e più che altro non è accettato come oggi, perché oggi c'è una possibilità che è molto più grande che il 2016, perché oggi la gente l'ha già sentito in qualche modo, o comunque sa che esiste il business online, sa che si possono fare soldi, ci sono tanti esempi. All'epoca chi c'era di 25enne che faceva soldi? Nessuno in Italia. Chi c'era che ti insegnava network? Nessuno. Chi c'era che aveva un bel personal brand? Nessuno. Chi c'era che... Nessuno. Quindi oggi c'è... Si è cambiato proprio. È cambiato. Oggi c'è una massa di persone un po' più consapevoli, ma comunque molto indietro, però diciamo che ci sono più stimoli, più punti di riferimento, no? All'epoca non era così. Secondo me può essere un bene, ma anche un male a volte, perché crea parecchia confusione. Guarda, all'epoca la gente mi diceva, cioè, era meglio nel 2016 o è meglio oggi? Esatto. Non c'è un meglio. È inutile, è come dire, dimmi ti prego, che posso farlo ancora io oggi? Cioè questa in realtà è la paura che sta sotto questa domanda del cazzo. Nel 2016 tu mi dicevi, come tutti mi hanno detto, non lo fa nessuno, non lo vedi? C'è una cosa che non funziona, non lo fa nessuno, i giovani, ma tanto meno, ma tutti adulti. Oggi ti dicono, ma oggi lo conosci già un po' di persone. Sì. Poi comunque noi lavoriamo con persone, lo sai, lavori con persone. E alla fine dopo un anno stanno facendo i soldi e tu dici, l'altro è ancora lì che pensa se sia il momento giusto. Classico discorso. Però, visto che comunque parliamo di business, soldi, domanda secca, cosa ne pensi dei soldi? Che bisogna farne tanti. Bisogna farli bene, bisogna farli in maniera, diciamo, etica, cioè nel senso bisogna farli in maniera ecologica, nel senso che se per farli devi morire, se per farli devi uccidere, se per farli devi rovinare la reputazione, grossissimo, certo. Nel senso è meglio farli con più calma. Io sono stato fortunato perché nel network i primi 3 anni e mezzo ho fatto la fame, cioè ho fatto una media veramente di tipo 800 euro al mese, senza contare le spese. Magari erano 500. Io il primo anno e mezzo ho fatto un'azienda che era Organo, dopo un anno e mezzo ho guadagnato i miei primi 250 euro, che non 250 euro al mese, i primi 250 euro dopo l'anno. Voilà, immaginati, no? Sì.
Quindi 3 anni e mezzo dove spendi, perché all'epoca non era la Zoom, non c'era il link. Sì, era tutto offline, quindi benzina, viaggi, benzina, autostrada, mamma mia. Cioè che oggi la gente è veramente... È più facile, è meno facile, è più difficile. Ascolta, ti dico solo che all'epoca costi fissi mensili erano 300 euro. Però c'era proprio un legame diverso, sai. Sì. Infatti oggi il mix è quello che vince. Esatto. Il mix è quello che vince. Perché con le Zoom ottimizzi il tempo, velocizzi, risparmi anche un sacco di tempo, perché mi ricordo facevo 2 volte a settimana, 1 ora e mezza andata, 1 ora e mezza al ritorno. Pazzesco. 2 volte a settimana. Ed era scontato farlo. Esatto. Oggi dice la gente, tutti facciamo fai così. 40 minuti, no, mandami il link. Esatto. Venire agli eventi adesso, portare le persone agli eventi, nonostante sanno che è un investimento per loro. Sì. Minchia, cioè fanno, ma ci impiego 3 ore e poi se vengo da solo costa della benzina, della macchina, ma saranno noccioline queste cose qua tra 5 anni, 2 anni. Sì. E qual è il tuo atteggiamento nei confronti dei soldi? Cioè, nel senso, immagino che quando ci sono stati momenti in cui non guadagnavi nulla e momenti in cui bam, sei esploso. Sì. E com'è stato il feeling? Per me è sempre stato qualcosa di abbastanza normale, ma perché nella vita sono sempre stato fortunatamente sfortunato, nel senso, prima devo farmi il mazzo e poi il mondo, chi per lui, mi paga. Arriva. Sempre. Io non sono uno di quelli che dici, ma questo come fa a fare questi soldi? Sai, quelli che incontri e dici, non capisco come fai a fare questi soldi. Certo. E io le incontro persone così, che dopo 2 anni nel network fanno 10.000 euro al mese. E dici, si vede che non sono tuoi questi soldi, cioè nel senso, si vede che io gli dico sempre, mi raccomando, buona fortuna, però stai attento perché se è tutto bello adesso arriverà il brutto, no? Sì. Per me è sempre stato il contrario, prima il brutto, poi il bello. E ancora oggi è così, no? Nel senso che ad oggi il mio brutto è molto bello, voglio dire, però per dove voglio andare ti garantisco che sto affrontando cose nella vita molto sfidanti, che sono per me sempre un eccola qua, ecco perché succede, meno male, vieni qua. Si può condividere qualcosa di quello che vuoi fare, quali sono... Sì, ma guarda, a parte i discorsi economici dal network, comunque io non voglio essere poi sbruffone e tutto, però io credo fortemente di poter diventare uno, veramente, non dico il numero 1 perché sai, se no sembra, però nel senso lì... Nella top? Sì, nella top assolutamente. Ma non italiano? No. Assolutamente, no, mondiale. E questo perché lo dico? Perché conoscendo i top dell'industria, parlando con i top dell'industria, condividendo cene o comunque messaggi, cioè chattando sia dentro l'industria che fuori, comunque persone molto importanti, vedo che non mi manca così tanto a livello, sai, cognitivo, psicologico. Cioè, questo fa $500,000 al mese ma parla una lingua sola, che è l'inglese. Io non faccio $500,000 al mese ancora, però parlo 3 lingue. E sono italiano, e ti dici, l'italiano è un grande vantaggio su tanti aspetti. Poi dici, io ho anche questa skill, che vedo che lui non ce l'ha. E mi segui, quindi... Certo. E dico, tu quanti anni che fai network? 14 anni. Io sono 7. Capisci che la progressione poi dove... Bravissimo. Anzi, sei più cose, quindi sarà moltiplicato. Bravissimo. Quindi mi segui quindi in maniera molto oggettiva e umile, analizzo, guardo i social media, guardo le interazioni, io paragono le mie interazioni, quelle di un'altra persona e dico, cazzo, io ce l'ho 7 volte tanto. Poi guardo la mia anche capacità di non perdere magari il leader, di costruire persone, non lo so, no? Un'analisi, e quindi ho tanta fiducia in questo, sul lato network. Su altre cose, ci divertiamo, ma per me veramente oggi sono tipo che ho messo il nasino fuori. Certo, super. E ti volevo fare una domanda che ci sta a parlare anche un po' di soldi. Qual è stata la spesa più grande che hai fatto in un giorno, il guadagno più grande che hai fatto magari o in un mese? Facciamo un po' più semplice, sì. In un mese il massimo che ho fatto è 186.000 netti, che per me sono netti. E a livello di spesa più grande, ma a parte gli investimenti, comunque investimenti anche da 50, 100, 250.000 euro. Esatto, piccola parentesi, perché io so più o meno le cifre che tu investi in formazione all'anno, però mi piacerebbe condividerle perché sai, quando tu dici a una persona, guarda che dovresti investire 200 euro per... si tirano indietro, no? Pazzesco. Cioè sono più predisposti a comprare un paio di scarpe a 200 euro che investire 200 euro in un corso di formazione. Certo. Ti va di condividerle e di spiegare anche quanto è importante secondo te? Guarda, io per dirti adesso a luglio vado 5 giorni a un mastermind con una persona messicana super importante e spendo 6.000 euro. Ho comprato a inizio gennaio un corso di un americano che conosco in gamba, che parla di cose particolari, 10.000 euro. E sono il miglior cliente perché io entro in call,
No, voglio già comprare. Cioè, loro tipo, sì, Amex, vai, cioè per me è tipo un no-brainer, cioè proprio per me è un... Ho visto che eri anche da Eric Ward di Bravo, recente. lì costa. Poi lì costa anche di più di quello che hai detto prima. Sì, costa 30 all'anno. Quindi sono già, immaginati, 30, 36, più 10 fa 46, senza contare il viaggio per andare a Las Vegas, il viaggio, e mettici la casa, 10.000 Prima volta che euro. viaggiavi in jet, no? Sì. Com'è stato? Ci sta, bello. Super. Sì, un altro sport, più veloce. E quindi lì spendi anche solo 10.000 euro per il volo, il cibo, la casa, quindi faccio 56.000 euro, senza contare poi tutta la formazione, magari il corsetto piccolino, mettici, non so, 2, 3, 4, 5.000 euro, le lezioni di spagnolo, sono soldi, il tempo che uno investe per studiare spagnolo, sono soldi per me. E se non lo investo in spagnolo, non lo investo... Però tu adesso lo fai con la consapevolezza che questi sono soldi che sai che farei almeno un per 10 se va male. No, 100%. Però tante persone mi rendo conto che non hanno sta consapevolezza che magari abbiamo noi. Perché non l'hanno vissuto. Capito. E quindi dicono, sì, ma io do 200 euro, per dirti, perché la gente pensa in maniera più piccola. Ma con questi 200 euro quant'è che mi garantisci che io vado a... Già lì è proprio sbagliato come concetto, secondo me. Capito? Purtroppo... Quindi lì io cerco, no, di farli ragionare, di portarli da come penso io, che comunque il rischio c'è. È come per me è rischioso non farlo, c'è anche un minimo rischio che secondo me è minore, piuttosto che non farlo, provarci. Però vedo che proprio la gente sotto questo punto di vista è chiusa. Bisogna imparare a vendere qua. Sì. Per riuscire a andare nei suoi panni, lo porti poi nei tuoi, quanto paghi all'università? 3.000 all'anno. Però sì. Guarda, io per fortuna oggi non ho più queste discussioni. Cioè, nel senso che poi esatto, il mio intorno, come si dice in italiano, le persone che mi stanno vicine e anche, diciamo, le persone con cui parlo non hanno un'educazione finanziaria diversa. Questo mi sono reso conto anch'io, che man mano che sono andato avanti in questa attività qua ho avuto man mano sempre meno obiezioni che mi dicono guarda, non parto perché ho problemi di soldi. Perché comunque mi metto nei panni anche di una persona e dico, cavolo, io se non ho soldi non vado a scrivere direttamente magari a te, bravo, capito? Bravo. Cioè vado magari a cercare qualcun altro che lavora con te, che però è più, capito? Poi c'è un'aurea anche, cioè comunque le persone in qualche modo percepiscono il fatto che non possono dirti una cagata, perché si sentono quasi in colpa nel dirti una cagata, perché la stanno dicendo a te e si vede lontano 1 chilometro da come parli che non te la possono dire. Ma poi, esatto, ma la cosa che mi fa ridere è che al giorno d'oggi ci sono talmente tanti modi per fare quei 100-200 euro. Ci sono le banche con referral link, fai riscrivere, mettono su 15 euro, ti danno 50-100 euro. C'ho l'app di Airbnb che... Abbiamo argomento perché poi mi scaldo, mi spacco la telecamera, mi inizio a insultare la gente, quindi basta. Trovate i soldi, non rompete. Esatto. Andiamo avanti, facciamo un argomento ancora un po' più piccante secondo me, che è il rapporto tra uomo e donna. Io ho iniziato a leggere un libro che hai consigliato te, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Me l'hai finito? No, mancano una 60ina di pagine. Rivelatorio, sì. Porca voglia. La prima volta che lo lessi ero tipo, no, scioccare. Sì. E perché voglio cadere su questo argomento? Perché immagino che un rapporto, tu non hai la ragazza in questo? Ok, però per te è importante comunque avere un rapporto... Ok, che tipo di rapporto però? Cioè, come la vedi la figura femminile? Sia fuori dal business che, sono curioso, soprattutto nel business. A me non è mancata una figura materna, che sottolineo perché è importante, perché spesso le persone a cui è mancata una figura paterna o hanno avuto traumi familiari cercano, se sono uomini, nella donna certe cose, viceversa. Se ti è mancato il padre, se sei una donna, cerchi nell'uomo. Quindi la prima cosa che bisognerebbe capire sono queste dinamiche, e spesso chi va poi dallo psicologo lo capisce in 2 minuti. Nel senso, io non sono mai andato da uno psicologo, ma perché i miei genitori sono stati presenti e quindi non ho avuto questo genere di problematiche che riconoscevo. Però parlando con un sacco di persone, anche di successo, andare dallo psicologo non è una cosa che io sconsiglio. Cioè ti dico, vai una volta, ma non ho problema, anch'io ci andrò, cioè così per fare 2 chiacchiere, magari mi dà una prospettiva diversa, magari mi fa capire il perché di certe cose, quindi io non ho avuto problemi. Quindi per me la donna è qualcosa, io sto bene, mi piace stare vicino a esseri, come dire, femminili, c'è un'energia diversa. Poi l'uomo tende sempre a curarsi molto di più. Con una donna, sì. Se nel team hai donne, se in azienda tu lavori con donne, non vai con la barba non fatta, vai che ti curi, vai che ti fai la doccia, perché
Perché comunque l'energia femminile è frizzante, no? Ti fa venire voglia di... Quindi questo è il mio rapporto. Poi è una domanda molto generale. Tipo, ci sono alcuni che dicono nel business, sì, con persone nell'ambito network, certo, è meglio non avere solo un rapporto di business con le ragazze soprattutto che stanno nella tua organizzazione, di non far nulla né con chi sta sopra, né con chi sta sotto. Né con chi sta di lato, mettiamoci, perché poi la gente dice no, di lato posso. Esatto, facciamo anche quello. Tu cosa pensi di sta roba? Penso che sia assolutamente vero, nel senso che immaginiamo se in un team ci siano, ma in un team sia di network che di altre realtà, organizzazioni, poi, organizzazioni di persone. Dove si lavora comunque assieme. Esatto. La cosa è che, ti do due ragionamenti. Il primo è, se in un team ci sono tante donne, donne di qualità, intendo donne che si curano, donne che si amano, donne che sanno chi sono, sanno il loro valore, e gli uomini non le sfiorano, non le minimamente neanche guardano, perché un conto è no, ma io non l'ho toccata. Sì, ho capito, ma si vede lontano 1 chilometro che sei lì, che le offri il pranzino, che le fai l'occhiolino, si vede, e le donne lo capiscono 100 volte prima di quanto tu pensi. Quindi nella mente degli uomini in quel team, in quell'organizzazione di persone, non devono neanche nell'1% della loro mente pensare che prima o poi eventualmente andranno a letto con queste persone, perché se anche solo l'1% ce l'hai nella tua testa, la donna lo percepisce e ti scarta già. Cioè, se già una persona di basso valore, se lei è di alto valore, cioè se lei sa chi è, se lei ha stima di sé, se lei sa, sa che non è qua per andare a letto con le persone, ma è qua per fare soldi. Però tipo te mai è capitato magari un'organizzazione di network dove ci sono più maschi che donne e le donne vengono lì perché è un po' come vedono pane per i loro denti. Certo. Infatti il problema non è dell'uomo e basta, è anche della donna. Esatto. Per quello dico, gli uomini devono capire che se loro non ci provano minimamente, questo gli fa prendere stima da parte di una donna. Perché la donna dice, questa persona, come dire, non ha bisogno di provarci con me, il che significa che è già coperto, cioè ha probabilmente una donna già fidanzato o comunque qua per veramente lavorare. Quindi una donna che viene trattata così dice, prendo stima di te, mi sento sicura, perché so che in questo ambiente la gente non viene a pesca. Certo. E se so che non viene a pesca, posso essere me stessa, posso esprimermi. So che non sono giudicata per come mi vesto, ma sono giudicata per come performo, tra virgolette, no? E quindi questo rende la donna molto sicura. Se una donna sa che è sicura, vuole coinvolgere altre donne, perché sa che anche loro, se si unissero, non c'hanno 50 persone che le messaggiano il giorno dopo. Certo. Se io donna, appena entro, ricevo 3 messaggi, non coinvolgo un'altra donna, perché dico, questo ambiente non mi piace. Sì. Segui? Quindi se gli uomini capiscono questo, è molto forte per loro, perché se in un team tu hai tante donne che si sentono a casa e si possono esprimere e possono anche vestirsi magari volendo scollate, ma sanno che nessuno ci prova, questo per altre donne fuori è molto attrattivo, perché dicono, posso essere lì, posso anche vestirmi come cazzo voglio, se essere me stessa, la gente non viene a pesca con me, e in più degli uomini a cui posso realmente chiedere un caffè perché realmente voglio un consiglio. Chiaro. E questo gli dà un sacco di sicurezza. E viceversa è attrattivo per le donne ed attrattivo per gli uomini, perché un team dove ci sono donne è molto attrattivo per gli uomini, perché gli uomini stupidi da fuori dicono un sacco di figa, allora voglio andare anch'io. Poi appena entri nel team, vieni qua, in questo team, queste sono le regole. Esatto. E anche una donna che poi fa risultati, fa numeri e ha skills, è il tipo di donna che, come dire, un uomo a livello business rispetta. Cioè, se tu hai una upline donna che ha veramente le competenze, sa il suo valore e ti tiene alla giusta distanza e ti fa vedere che sa 10 volte più di te, come uomo, se non sei ferito dentro, ma sei una persona intelligente, dici ti stimo, ti rispetto, ok? Perché secondo me è proprio questo il problema, che è come se si sentissero pregiudicate, no? Sì. E quindi io vedo spesso, no? Soprattutto magari nel mio team, parlo per me, che i ragazzi del mio team sembra che hanno più fame rispetto alle donne del mio team. Per quale motivo? Forse ricollegandosi a quello che hai detto te, che loro magari hanno paura di fare perché chissà quell'altro cosa pensa poi. Sì, sicuro. È un discorso proprio di intanto che per l'uomo performare è diverso che per la donna. Cioè performiamo con leve diverse, con motivazioni diverse, performiamo con modalità diverse, pensieri diversi, necessità diverse, quindi è diverso. Cioè un uomo performa per fare soldi e performa se gli metti i soldi davanti,
La donna no, la donna performa se si sente al sicuro, se si sente a casa, se si sente protetta, se si sente che può esprimersi, se non si sente giudicata, se non si sente sgridata e se si sente con altre donne o comunque con uomini, ma che appunto non devono Certo. andare a caccia, se si sente apprezzata, edificata. L'uomo anzi magari non gli dici no, non ti rispondo, adesso faccio più soldi ancora così, Certo. gli prendo la sua attenzione. Sono modalità diverse e quindi ti posso garantire che se si crea un certo tipo di ambiente, le donne performano in maniera che un uomo non comprende. Cioè le donne possono stare a messaggiare su quei lead, quei contatti 18 ore, essere gasatissime, mentre che poi è proprio è proprio vero quel libro lì, che loro vengono da un altro pianeta. Cioè basta pensare, se io scrivo un maschio e una donna scrive alla stessa persona, secondo te chi è che risponde prima? Voilà. Capito? Voilà. È proprio completamente diverso. Però io ho percepito una cosa, secondo te il business ti fa cuccare di più? È normale, ma non è che il business è una cosa che è uno sviluppo umano. Certo. Quindi il business ti prendi più cura. Ti prendi più cura di te, hai delle competenze maggiori, comunichi meglio, pensi meglio e quindi è normale che poi hai delle competenze sociali maggiori. In più, chi fa business sul serio e chi non si perde appunto è entrata sta ragazza nel team o viceversa, è entrato questo ragazzo, guarda che bello, gli rispondo con un fuocherello. Certo. No, ma solo un fuocherello. Che queste persone, essendo poi impegnate, quindi quelle che fanno sul serio il business e che quindi non vedono la persona nel team come un potenziale partner, sono impegnate. Certo. E quando sei impegnato, questa cosa è estremamente attrattiva. Poi comunque vedo che al giorno d'oggi il mercato, se si può chiamare così, e soprattutto femminile, cerca determinati valori nell'uomo, come per esempio magari il potere, magari nell'avere qualcosa di suo, che magari ha il potere anche economico, che fa percepire che in un'ipotetica famiglia lui si potrà prendere cura, non ci sarà mai problemi di soldi. È il fatto che comunque una persona sia brava magari a gestire un team, sia brava a creare buoni rapporti, a trattarla bene anche lei. Quindi secondo me sì, sono proprio determinati valori che prima si sono sviluppati così se in un team uno vede che c'è questo problema, cioè che le donne performano poco, viceversa gli uomini performano, perché io conosco team di donne, solo donne, poi ci sono pochi uomini e c'è il problema opposto magari, no? Quindi in generale quello che bisogna fare è educare. Certo. Fare training, bisogna saperlo noi, insegnarlo, perché comunque è una parte di cultura dell'azienda, del team che è imprescindibile. Certo. L'ultima domanda, poi devo darti una cosa. Yes. Ci siamo come tempi? Guarda, stavo guardando, sì, ci siamo. Adesso ci siamo. Dai, 5 minuti. Sì. E domanda veloce, gran parte dei soldi che guadagni, dove li spendi, dove li investi? Allora, ho avuto la fase in cui investivo tutto, cioè tipo ossessivo compulsivo, arrivano i soldi in banca, no, sai, classici discorsi. Poi ho fatto degli errori, come tutti, ho sbagliato, ho perso dei soldi e quindi ho detto aspetta un attimo, non c'è fretta. Quindi ad oggi dico che tanti soldi me li tengo, liquidi. Adesso poi arriva la bull run, comunque ci sono tante opportunità che quando sei a un certo livello ti arrivano. Quanto è secondo te il minimo che una persona dovrebbe avere sul proprio conto liquido? Dipende, io sicuramente ti rispondo in un'altra maniera. Dal Giorgio Travaldo di adesso. Ti rispondo in un'altra maniera, che dovete arrivare a 100k sul conto. 100k liquidi, che poi siano in azioni, in azionari, in ETF, in USDT, ok? Però deve essere un target. Certo. Cioè la gente deve iniziare a sognare questi 100.000 euro sul conto, perché è un target che è uno dei più complessi. 100.000 milioni sono i primi due che sono più complessi. Anche perché già con i 100.000 forse rientri forse meno del 10% della... Ho visto un video che se hai $500.000 sul conto in banca, in Italia fai parte dello 0,2%. Cioè quindi adesso $500.000, magari quando siamo partiti dicevamo $500.000 ci credo, poi capisci un po' come farlo, dici guarda, non è così. Io ho i miei amici che mi sfottono perché dicono che sono sballato con i parametri, ed è vero. Cioè, ieri guardavo una casa su Airbnb a Marbella, che adesso ritorno a Marbella, e cercavo il filtro del prezzo minimo 500 euro a notte. E parlavo con mio amico Mauro e mi fa, bro, ma... Cioè... Non era così prima. Sì, mi diceva, ti rendi conto solo che è sballato un po'? E i 500 euro sono quei 50 euro a notte che si spendeva quando non si... Cioè, ad oggi per me veramente spendere soldi è proprio normale, no? È assurdo questa roba. Ma poi vabbè, lì diventa più una cosa anche di... Cioè,
trovare una casa con 500 euro a notte vuol dire che hai determinati servizi, determinate agevolazioni che ti possono aiutare magari a vivere un ambiente migliore, a performare di più nel business, quindi tanti vedono 500 euro sono sbruffone, no, 500 euro a me servono per farne... Bravo, energia, anche solo una bella vista al mare, sono d'accordo, diciamo che sono cose molto soggettive di come appunto uno gestisce i suoi soldi, no? Uno capisce un po' appunto quello che gli serve, quindi anche lì spesso la gente pensa che investire sia investire in cripto, sia investire in immobili, sia investire in realtà investire soprattutto all'inizio non è né in immobili né in cripto né in cazzi vari, è in personal branding, è in salute, è in non so, una bella casa, formazione, cioè quello. Io a 19 anni e 4 mesi sono andato a vivere da solo, no? E spendevo abbastanza per quanto guadagnavo, era sballato, cioè una persona che ti dice educazione finanziaria, il 10% va nell'affitto, avrebbe detto tu sei un coglione, io hai sbagliato il 50% in affitto di quello che guadagnavo, immaginati. Però l'ho fatto perché ho detto, da qua ai prossimi 2 anni non ho voglia di fare un trasloco, quindi voglio già prendere una casa, che da qua ai prossimi 2 anni, sapendo quanto guadagnerò, quindi scommetto su di me. Poi in una situazione così dici, cioè non ho tempo di rilassarmi, devo fatturare, devo spingere, devo vendere. Sennò... Quindi sono ragionamenti molto personali. Poi quando uno inizia a fare invece 100.000 euro al mese, 200.000 euro al mese, allora li cambia, perché lì devi dire realmente cosa faccio dei miei soldi. Un po' più di... Super. Bene, direi che è arrivato il momento di... Vado a prendere una roba. Ti ricordi quel pacco che ti dicevo tu mi dissi, esatto, però non mi ricordo. Ce l'ho da un po' di tempo che devo darti. Io aspetto qua, ragazzi. Nel frattempo rispondo a un paio di DM e via. Ah, ma oddio, ma cos'è, un quadro? Vecchio, adesso lo scopri. Ragazzi, sono emozionato. Posso aprirlo? Certo, devi aprirlo. Wow. Oh, un regalino, dai. Poi cosa vediamo? Adesso mi sento in dovere, di fartene anch'io poi. Wow. Lo vedete prima voi di me. Vai, tira giù. Wow, mi hai fatto fare un quadro. Aspetta, tiralo fuori che c'è le dettagli. Aspetta. Infatti, perché è vecchio mio? Non lo so, qualcuno mi chiede per il Grande Gatsby. In realtà no, non l'ho preso da lì, non lo so perché. Non mi ricordo come salì fuori, sai? Qualcuno me lo chiede. Wow, proprio zarro nero. Ah sì, con tutte... Che zarro. La tua Vespina rosa. Infatti volevo parlare anche di quello. Sì, che è il Daytona che mi ha rubato, così tutte le volte che lo guardo mi ricordo la promessa che mi feci quando me lo rubarono, che fu non me ne compro nessuno fino a che non ne compro 5 insieme. Quindi vado tipo a Patek con Richard Mille, 3 Rolex e spendo 1 milione in un giorno. Infatti non ho ancora uno, non l'ho ricomprato. Poi New York, Louis Vuitton, qualche dollaro, qualche viaggio. Che zarro, piace giocare a basket. Il motorino hai messo, sei una esatto. Chi ha fatto? Vecchio. Allora, l'idea è partita da me. Poi ho un grafico che sì. Wow. Tipo un stile NFT. Ma ci hai messo pure un porro qua? No, un sigarozzo. Ah, un sigarillo, pensate. Pazzesco. Sì. Beh, grazie mille, bro. Di nulla, vecchio. Questo lo terrò, lo guarderemo tra 20 anni. Sì. Wow, ragazzi, questo è tanta roba, Minchia, come si dice in Italia. Super. Va bene? Direi grazie, che abbiamo finito questo podcast con questo regalo, spero apprezzato. Pare di sì. Super ragazzi, ci vediamo nei prossimi video, lascio tutti i link in descrizione, sia suoi che i miei di solite robe. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti ragazzi.